Una piccola oasi, in mezzo al nulla. Cucine sempre vuote, gatti. E questa è l'isola che non c'è. Guardate qua, è incredibile. Ed oggi dobbiamo affrontare un'altra tempesta di sabbia, almeno per quello che sembra. Miguel ci sta raccontando che praticamente nell'hotel migliore della città ha incontrato due scarafaggi, Pero pequeña. dos cucarachas, pero pequeñas, piccole. E adesso stiamo andando al cambio. Ok, allora siamo qua alla frontiera mauritania e adesso inizia la parte difficile perché dobbiamo fare 500 km senza usare le loro stazioni di servizio perché la loro benzina è schifosa, non va bene per noi. Quindi mi sono attrezzato in questo modo qua, ho messo due taniche da 5 litri sui laterali. Adesso veramente sono un vagabondo a tutti gli effetti. Sono 10 litri, il mio serbatoio è da 18 litri. Da 18 litri queste mosche mi stanno facendo incazzare e le mosche qua sono veramente tante adesso. E il mio serbatoio è 18 litri, ieri sono riuscito a fare 300 km con questo serbatoio e c'avevo ancora litri da consumare, però andavamo pianissimo, quindi vediamo un po' adesso oggi come
vi commento una giornata allucinante, una giornata che è veramente incredibile. Intanto vi faccio vedere, abbiamo preso un hotel di lusso che praticamente abbiamo un appartamento tutto per noi con zona living, camera da letto stupenda, addirittura abbiamo la cucina, wow, abbiamo la cucina, non l'avevo nemmeno vista, è tutto un appartamento, splendido bagno, l'acqua esce subito calda, mi mancava questa cosa da diversi giorni, l'ultimo ieri l'acqua usciva a gocce, non ho voluto fare la doccia perché era troppo difficile prendere le gocce dalla doccia. E il bagno non vi dico, ovviamente c'era l'essenziale, noi ci adattiamo. Oh, addirittura c'è un altro salottino, wow, incredibile. Salottino di qua, salottino di qua con televisione. Sto proprio in un appartamento, però è un hotel, un grande palazzo. Abbiamo dovuto prendere questo hotel anche per esigenza, perché come ho appena detto, è stato tutto molto scioccante. Poi gli hotel che abbiamo avuto in precedenza erano hotel basici che ci davano un minimo di comfort, quello che ci serviva. Stiamo in viaggio, non ci importa di questa cosa qua, però ci serviva questo. Vi posso dire una cosa, la dogana dovete stare là presto la mattina, presto, partite verso le 7, anche se è notte, perché qua il sole esce verso le 9, 9 e mezza, stiamo parlando di gennaio, quindi controllate in che mese partite. Vi sconsiglio vivamente di partire dopo marzo, perché oggi ha fatto un caldo infernale, abbiamo sofferto nelle dogane in maniera incredibile, e il problema è che quando ti fermi fa un caldo infernale, quando riparti ti devi rimettere di nuovo scaldacollo, guanti, perché il freddo praticamente è pungente, quindi e poi c'è tanta aria densa. Oggi infatti c'era una nube d'aria densa, penso che sia una nube oceanica, perché avevamo l'oceano vicino, e credo che siano quel tipo di nube oceaniche che praticamente poi le navi vengono ingannate, attirate e si arenano sulle coste africane, come molto spesso è successo. Detto questo, partite super presto, perché la cosa importante è cercare di fare questi 500 km dalla dogana alla capitale della Mauritania, che adesso non ricordo il nome, magari lo scrivo in descrizione, senza fermarsi alla prima città. Noi adesso ci troviamo nella prima città perché per esigenza. E perché siamo arrivati a questa città? Perché praticamente noi siamo partiti tardi, siamo usciti dalla dogana che erano più o meno le 5, le 6, e correre nel deserto, viaggiare nel deserto di notte è vivamente sconsigliato. Ma al di là di questo è che le strade prima della dogana, prima del confine, dal Marocco fino al Sahara occidentale, che loro poi considerano tutto Marocco, sono tutte strade al 95% ottime. Abbiamo superato la dogana, siamo entrati nella terra di nessuno, e già là si vedeva che praticamente erano pieni di fossi, e vi farò poi sicuramente vedere nel video. E qui praticamente ci hanno detto che per i primi 150 km per andare verso la capitale la strada non è buona, è sconsigliato partire adesso. E personalmente abbiamo visto mentre arrivavamo qua, che sta dalla dogana a qua sono 50 km, abbiamo visto tante persone che stavano sedute sulla strada, non lo so perché, non ho nessuna idea. C'erano tante persone che poi accampavano nei bordi della strada. Mi è sembrato di entrare in un altro mondo. E quindi io vi consiglio di scendere presto per una sicurezza vostra personale. Dopodiché, perché non venire in questa città? E per evitare di fare 50 km per arrivare a questa città e 50 km per uscire da questa città. Quindi perché vi sto dicendo questo? Perché la benzina qua è sporchissima e vi può creare problemi alla moto, e quindi noi dobbiamo evitare di fare la benzina qua. Nella capitale è possibile, forse, per quello che ci hanno detto, perché poi nessuno mai è veramente chiaro
quando incontri le persone nessuno ti fa capire bene, ci hanno detto che la benzina la puoi trovare buona e quindi non puoi avere problemi con la moto. Io comunque ho 2 candele di emergenza. Quindi detto questo, evitare questa città, ma evitarla anche, qui siamo arrivati praticamente nel traffico, tutti che suonavano, tutti che passavano dove cazzo volevano, parcheggiavano dove volevano, mentre ti stai nel traffico ti trovi quello che c'ha il carretto con l'asino, quello che c'ha il cavallo, quello che c'ha il cammello, quello che c'ha il Mercedes, cioè trovi il caos. È stato qualcosa di wow. E poi il contrasto al deserto più assoluto, perché appena entri in Mauritania c'è tutta sabbia. Secondo me il deserto forse è più sabbioso che abbiamo visto fino adesso. Tutta sabbia e poi entri in questo caos totale perché dalla sabbia c'è che puoi sentire un po' il vento, no, qua invece poi senti di tutto. E quindi se non sei abituato a questo vai un attimo in panico. Noi ci siamo un attimo fermati e credetemi, quando ci siamo fermati si sono messi tutti intorno alla mia moto, ma adesso la mia moto non è che in Italia non è che c'è l'appassionato, dice ma come l'hai fatta bene, ma poi la maggior parte sono tutti patiti per queste grandi moto potentissime e di ultima generazione. Qua in Marocco non mi hanno nemmeno tanto più pensato più di tanto, nemmeno nel Sahara occidentale. Qua sono arrivato, si sono piombati tutti sulla mia moto, c'erano 7-8 persone intorno a me che mi chiedevano della mia moto, quanto costa, quanto è questo, e già ho pensato, oh cazzo, questi che per essere interessati significa che questa moto interessa molto, come può interessare a una persona per bene, perché poi non metto in dubbio, che tra l'altro mi hanno pure chiesto se la volessi, se la volessi vendere. Ho detto ovviamente di no, che manco se mi danno 2000-3000 euro. E praticamente loro che se la volevano comprare, ho detto se sono interessati loro possono essere interessate anche altre persone con cattive intenzioni, perché in questo caos c'è tantissima bravissima gente, si vede, ma ci può essere anche la persona che ti possa rubare. Infatti mentre camminavo dei ragazzi mi hanno indicato le camere, posa le camere perché qua possono rubartele. E io praticamente ho capito che in quel momento là dovevo posare. Praticamente da quando siamo entrati è entrato il mio istinto napoletano, si è iniziato a suonare l'allarme e ad un certo punto poi, trovandoci proprio nel casino più totale, che c'erano mercati, tutta una serie di cose, stavamo circondati, ho dovuto posare poi le camere. Non sto dicendo che è una cattiva città, ma se sei abituato a un qualcosa che è veramente tranquillo, non ti conviene passare per di qua, ti conviene andare direttamente, ti fai 500 km, quindi non 600, e vai direttamente alla capitale ed eviti uno shock emotivo che credimi, anch'io che sono abituato al caos di Napoli, anch'io ho avuto uno shock emotivo, uno shock che sono rimasto, ho detto porca miseria, qui è cambiato il mondo, sono entrato in un altro regno. C'è il Marocco, quando arrivavi nelle città, nelle ultime soprattutto due, pensavi, ma stiamo entrando a Babilonia, tutti i giardini curati, tutte le fontane, edifici tutti bene curati, l'urbanistica fatta benissimo. E c'era questo contrasto col deserto, che non c'era, fuori non c'era il nulla, e entravi qua dentro e c'era la vita, c'era tutto, tutto, c'era tutto quello che potevi desiderare. E quindi ti sembrava di entrare a Babilonia. Qua praticamente il contrasto è stato totalmente diverso. Il contrasto sono praticamente il deserto, il nulla più totale, il deserto che è forse il più sabbioso che abbiamo visto fino adesso. Entri in questa città, il caos che ha un impatto forte proprio per questi contrasti che tu vivi viaggiando. Quindi detto questo, ma adesso mi sono prolungato un po' più di tanto perché qua inizia l'Africa, cioè qua inizia un'Africa totalmente diversa. Detto questo, vediamo cosa succede. Comunque questo viaggio per Dakar è un crescere di emozioni e se credi che hai visto già tutto e che niente ti possa sorprendere, ti sbagli di grosso.
questo è un viaggio che non te lo dimenticherai mai e ti cambierà tutta la prospettiva di viaggio, tutta la prospettiva e torni a casa con una visione totalmente diversa. Vado dai miei compagni che si stanno bevendo il vino e che si stanno riprendendo.